Ciao amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Sono a Torino, sono all'interno di un'auto car sharing, di un Enjoy, e adesso vi spiegherò come funziona questo sistema di car sharing. Abbiamo già visto il funzionamento di Car2Go e adesso vi faccio vedere quello 100% italiano di Enjoy. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per le notifiche e di non perdervi nessuna delle nostre novità sui nostri canali social Facebook e Instagram. Allora, prima di parlarvi bene di questo car sharing, passo la parola al me stesso di qualche minuto fa, così vi spiego come ho preso quest'auto. Per prenotare un'auto, alla fine basta qui sulla mappa selezionare un'automobile, attendiamo indicazioni. Qua mi dice che è una Fiat 500, appunto, in via Nuoro. Togliete la distanza che è 992 km, ma mettiamo che siamo vicini al veicolo. Conferma. Quindi l'auto in questo momento è stata prenotata. Quando arrivo vicino all'auto, questo è il timer che scorre. Dopo un po' esce apri il veicolo. Apro comunque, devo inserire il codice del veicolo che ho davanti e poi posso tappare su apri il veicolo. Il veicolo si aprirà, si può entrare in auto e si può cominciare a guidare. Perfetto, penso che abbiate capito un po' il funzionamento di prenotazione dell'auto, è davvero molto semplice. Ora vi parlo di location, quindi dove ci sono queste vetture. Allora, partiamo da dove sto adesso, quindi Torino. Torino ovviamente ha più di 250 auto di Enjoy, poi troviamo Milano, Firenze, Bologna e ovviamente Roma. Allora, il difetto, ecco, di Enjoy rispetto a Car2Go è il numero delle auto. Le auto di Car2Go sono davvero tante, mentre Enjoy sono pochino meno. Parlo di Torino. Poi in realtà è tutto proporzionato, perché ovviamente Roma ne avrà tantissimi di Enjoy, Milano avrà meno di Roma, però comunque ne avrà tante, e Torino, che bene o male è una città abbastanza piccola, ne ha ancora meno. Ora parliamo subito di prezzi, togliamoci davanti, così insomma sapete già il ragionamento che si fa dopo, in base ovviamente al prezzo. Allora, il prezzo parliamo della 500, perché poi volendo si può anche noleggiare il doblò, e ora ne parliamo. Per quanto riguarda la 500 abbiamo dei prezzi, un unico prezzo anzi, che è 25 centesimi al minuto. È un prezzo ottimo. Ecco, ora spezzo una lancia a totale favore di Enjoy, perché Enjoy, dato che ha un'unica vettura, diciamo, di auto, togliendo il doblò, ha un unico prezzo, che è 25 centesimi. Se avete già visto il nostro video su Car2Go, vi dico che in quel periodo le auto costavano 24 centesimi per la 4-2, quindi la Smart 2 posti, e 26 centesimi per quella a 4 posti. Adesso è un po' cambiato il sistema di Car2Go, la macchina arriva a costare 31 centesimi o 19 centesimi, quindi 31 centesimi la 4x4 e 19 centesimi la 4-2, in base a dove vi trovate. Quindi nelle zone più periferiche della città costano molto meno, nelle zone un po' più centrali costano di più, nelle zone intermedie costano 24 e 26, ed è una soluzione personalmente che non mi piace. Infatti io di solito quando sono in centro prendo un Enjoy, però purtroppo in base alla disponibilità, perché come ho detto prima non ci sono troppe Enjoy. Però tutto sommato, ecco, se trovo una Car2Go e un Enjoy, preferisco prendere l'Enjoy perché costa meno. Però, a proposito di prezzo, volendo potreste avere un viaggio, chiamiamolo viaggio, su una vettura Enjoy gratuitamente o quasi. Prima infatti di fare questo video io ho fatto il rifornimento all'auto, aveva il 23% di carburante, adesso ne ha 100%. Come funziona? Nel momento in cui voi trovate sulla mappa una vettura con il simboletto del rifornimento, quella macchina può essere rifornita in una qualsiasi in determinate stazioni Eni. Devono avere infatti il logo o la macchinina Enjoy fuori esposta. Allora, come funziona? Una volta che scegliete l'auto da fare il rifornimento, potrete benissimo scegliere, insomma, un distributore nelle vostre vicinanze, scegliete il vostro distributore e vi recate. Nel momento in cui vi fermate e spegnete l'auto, dovete premere a fianco a termine noleggio quell'icona gialla in basso a sinistra del rifornimento.
si attiva tramite il GPS, vi dice a che stazione di benzina state e vi fa, come potete vedere, inserire il numero della pompa 1, pompa 2, in questo caso pompa 4. Dopo un po' potete tranquillamente fare rifornimento. Non pagate nulla, ovviamente, fate rifornimento, terminate il rifornimento, mettete a posto la pompa, rientrate in auto, aspettate un po' e riaccendete l'auto e potete proseguire col vostro viaggio. Vi verranno accreditati 5 euro di buono. Ora, questi 5 euro cosa servono? Per esempio, vi faccio un esempio realistico che mi è successo. Oggi dovevo rifare questo video, quindi ho preso l'auto, ho visto quella, diciamo, da fare rifornimento, e ho visto che la stazione di servizio era a 150 metri da me, quindi ho impiegato davvero 2 minuti. 2 minuti sarebbero 50 centesimi. Faccio il rifornimento, nel momento in cui, volendo, ipotizzo ovviamente, voi vorreste finire lì il noleggio, avreste 4,50 € gratis da usare su un altro noleggio. Se invece, come oggi, per esempio, io sto facendo questo video, quindi non so quanto andrò a pagare alla fine del noleggio di Enjoy, mi verrà scalato quei 5 euro. Quindi se pago per esempio 7 euro, mi verranno scalati 5 euro e andrò a pagare 2 euro. Quindi davvero un sistema molto molto comodo. Allora, vi ho parlato un po' dei prezzi della vettura. Il Doblò ha un prezzo differente, costa 25 euro. Comunque vi lascio in descrizione un po' tutti, in descrizione vi lascio il sito di Enjoy, ma qui in sovraimpressione vi sto lasciando tutti i vari dati, i vari prezzi sia della 500 che del Doblò, perché il Doblò è davvero comodo per chi deve fare dei traslochi. Per i privati sinceramente non è troppo comodo, a meno che non siete fuori sede, con tante cose, andate all'Ikea, affittate il Doblò e tornate a casa, quindi potrebbe essere una soluzione davvero molto comoda. Pro e contro del car sharing. Allora, secondo me in assoluto il car sharing è comodo per chi ha già un abbonamento di mezzi, perché comunque utilizzare l'auto tutti i giorni, a meno che non si ha la certezza di trovare parcheggio sempre, è un po' difficile. Ovviamente non parcheggiate in un box privato, perché altrimenti vi fanno la multa, è anche bella grossa. E dicevo, il problema è appunto questo, è un po' il parcheggio, perché chiaramente parliamo di città grandissime in cui trovare parcheggio è davvero molto difficile, quindi se abitate in una zona in cui, sempre all'interno della mappa, in cui trovate sempre parcheggio e andate al lavoro sempre dove trovate parcheggio, ok, prendete Enjoy, però poi dipende se l'auto ve la prendono, quindi è un po' più, cioè non farei affidamento al 100%. Farei affidamento al 100% sui mezzi, e in caso di necessità fare affidamento su Enjoy, quindi sul car sharing. Vi faccio un esempio: siamo 4 amici, dobbiamo andare a fare delle compere, dobbiamo andare magari anche al cinema, impieghiamo, non lo so, 8 minuti da qui al cinema. 8 minuti sono 2 euro. Quindi 2 euro vengono 50 centesimi a persona, quindi rispetto a un biglietto del Pullman che costa 1,70 € qui a Torino, ovviamente poi nelle altre città non lo so, chiaramente conviene. Quindi insomma, più o meno forse vi siete fatti un'idea quando conviene e quando non conviene. I contro sono quelli che ho detto poco fa. I contro sono il parcheggio, perché trovare tanto parcheggio nelle città così grandi è davvero difficile, quindi rischiate, magari dovete fare, non lo so, 3 km, impiegate 5 minuti, 4 minuti, quindi 1 euro, 1,25 €, però poi impiegate 20 minuti per cercare parcheggio. Quindi ovviamente non è che potete parcheggiare l'auto dove volete, nel senso che sì, potete parcheggiarlo sulle strisce blu, però non potete parcheggiarlo in mezzo alla strada, quindi sarebbe è poco conveniente. Oppure un altro contro mi viene in mente, per esempio, è appunto la quantità di auto. Ci sono alcune zone che sono tanto trafficate e che non hanno magari un'auto sempre a disposizione, quindi dovreste fare un tot di chilometri a piedi per raggiungere l'auto e poi andare. Certo, ci sono altre soluzioni di avibilità di sharing, quindi per esempio anche un bike sharing: prendete una bici, andate all'auto, lasciate lì la bici e prendete l'auto. Potrebbe essere un'idea. Un altro contro di Enjoy, ahimè, è il parcheggio all'aeroporto.
Qua purtroppo Car2Go, devo dire, vince a mani basse, perché Torino, per esempio, ha l'aeroporto di Caselle fuori dalla città e ha a disposizione, credo, 16 parcheggi di Car2Go. Enjoy, 0. Peccato, perché, diciamo, sarebbe una soluzione abbastanza comoda, o comunque sarebbe una soluzione più veloce, senza ombra di dubbio, anche perché magari se siete in 2 o in 3 persone che viaggiate, venite qua a Torino, sicuramente viene a costarvi di meno rispetto al biglietto andata, ritorno, comunque rispetto al biglietto solo andata del bus che vi porta in città. Nulla, vi ho spiegato più o meno il funzionamento di quest'auto di Enjoy, di car sharing. Vi saluto qui, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per notifiche e anche di seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram.